Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa pallina fatta a spicchi. È semplicissima, è proprio per principianti, anche molto divertente da realizzare. Come ripeto sempre nel mio canale iniziano ad esserci molti video, quindi se volete vedere altri video di Natale vi consiglio di arrivare alla fine di ogni video e cliccare sulla playlist, così senza andarli a cercare li troverete facilmente. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in acrilico e un uncinetto da 3 mm. Inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico. Ora all'interno dell'anello magico vado a fare 6 maglie basse, quindi entro, prendo il filo, ho due asole, prendo il filo e chiudo tutte e due le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico, nel giro 2 vado a fare un giro di aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni punto precedentemente lavorato. Entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio la seconda maglia bassa. Nel punto che segue, stesso procedimento. 1, entro nello stesso punto, 2, in quello successivo, stesso identico procedimento. 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto, 2 maglie basse in ogni punto fino alla fine del giro, dovrò avere in totale 12 maglie basse lavorate. Ora sono andata a preparare un marcatore perché se non volete contare tutti i punti potete utilizzarlo e marcarli. Quindi vado a fare una maglia bassa e un aumento. Entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto, una maglia bassa e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Dovrò avere in totale 18 maglie basse lavorate. Ora, nel giro successivo vado a fare 2 maglie basse e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, nel secondo punto faccio una maglia bassa, nel terzo punto faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse nei primi due punti, 1, 2 e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Dovrò avere in totale 24 maglie basse lavorate. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Ancora proseguo con 3 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Vado a proseguire con 4 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro.
Ultimo giro, devo fare 5 maglie basse e un aumento. 1, 2, scusate, devo segnare l'inizio del giro. 3, 4, 5, nel punto che segue faccio un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 5 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Terminato anche questo giro, vado a fare una maglia bassissima nel primo punto lavorato, una catenella di sicurezza e taglio. Ora questo cerchietto lo vado leggermente ad imbottire, pochino, non ci devo mettere troppa imbottitura. Vedete? Non viene molto imbottito. Poi prendo il filo bianco, inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Vado a entrare nel primo punto, quindi entro in un punto e esco nel corrispondente, prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto e faccio la prima maglia bassa. Da adesso in poi vado a fare tutte maglie basse. Quindi faccio un giro di maglie basse, una maglia bassa in ogni punto. Quindi proseguo così fino alla fine. Ora con lo stesso colore con il quale ho fatto la rifinitura, inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 20 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E così ho completato il cappietto. Ora vado a entrare qui nella prima catenella lavorata e faccio una maglia bassissima. Poi vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di nuovo entrando nella prima catenella lavorata qui faccio una maglia bassissima. Poi faccio una catenella, giro il lavoro, vado a entrare qui all'interno di questo anellino e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio una maglia bassissima entrando nella prima maglia bassa lavorata, una catenella di sicurezza e taglio. E questo è il cappietto. In totale sono andata a fare 4 spicchi verdi
e 4 spicchi rossi, tutti con lo stesso procedimento. Vedete, intorno hanno la rifinitura bianca. Vado a prendere un po' di filo bianco con l'ago e vado ad unirli tutti insieme, alternando il colore rosso-verde, rosso-verde. E ora vado a fare un bel nodo. Cercando di stringere al massimo. Poi il filo lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Lo stesso vado a fare su quest'altro lato. Vado a cucire alternando i colori. Ora le codine le vado a mettere tutte all'interno e in più al centro vado a mettere questo che ho fatto precedentemente, quindi lo vado a inserire qui all'interno. Vedete, il nodino servirà per far sì che le catenelle non escano fuori. Inserisco bene, stringo bene e faccio un bel nodo. Faccio due bei nodi. Uno, due. Ora i fili li vado a nascondere all'interno del lavoro. Sistemo bene la pallina. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!